Buon pomeriggio a tutti. Oggi è il 30 gennaio e insieme presenteremo per Fritto Misto il libro Zia Favola di Cono Cinquemani. Io sono Federica, faccio parte dell'Associazione Tra le Righe ed è il secondo anno per noi con Fritto Misto. Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla prima edizione con un incontro di lettura in un bar della nostra città, che è un po' il simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza. È il bar Curtiglio, anzi con l'occasione saluto anche Cinzia. Mentre oggi, sviluppando il tema dell'empatia, presenteremo appunto Zia Favola, dicono cinque mani, che intanto saluto, perché è stato anche un po' una coincidenza quando a maggio abbiamo incontrato l'autore proprio a Caltanissetta e ha avuto in dono il suo libro e quindi ho subito cominciato a leggerlo e qualche giorno dopo Serena ci ha proposto la partecipazione al festival svelando il tema dell'empatia. Ed è stata proprio una coincidenza perché questo libro ha come diciamo, tema principale il viaggio da San Cono a Nuova York, quindi a New York, di questa ragazza che lascia la propria terra, la propria città per avere delle occasioni migliori in questo nuovo mondo di cui tutti parlano. Siamo verso la fine dell'Ottocento, proprio i primi del Novecento, correggimi se sbaglio, e appunto questo grande fenomeno migratorio, chi di noi non ha il famoso zio d'America, e assistiamo appunto a questo monologo in Siculish di questa ragazza che ci racconta la sua avventura e tutto ciò che ne consegue di questo viaggio dal punto di vista psicologico e non solo. E quindi perché lo leggo tanto all'empatia? Perché l'empatia per primi, proprio per prima definizione, è riconoscere le emozioni e rispondere in modo appropriato. Riconoscere a me piace tanto perché è conoscere nuovamente qualcosa. Questa è un'esperienza che abbiamo vissuto anche in maniera, diciamo, trasversale o per sentito dire, quindi una migrazione che tutti sappiamo e conosciamo, è un fenomeno che nella storia dell'umanità c'è sempre stata e quindi riconoscendo questo fenomeno, probabilmente adesso possiamo capire cosa stanno passando le persone che scappano da guerra, da fame, da situazioni che fortunatamente noi non conosciamo e vengono a cercare un posto migliore nella nostra terra, che poi è la terra di tutti. Non voglio dire altro perché già parlo da tanto e lascio la parola a te, Cono, e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Federica e ringrazio anche tutti gli altri amici di Tra le Righe e chi sta seguendo diciamo questo bellissimo evento, questo contenitore che parla, che riguarda l'empatia e quindi come dicevi benissimo tu anche tutte le altre emozioni. Io sono felicissimo di parlare sempre ancora una volta di Zia Favola, una storia siculice. Questa è la prima edizione curata appunto da Out Edizioni. Adesso siamo arrivati alla seconda edizione, però voglio omaggiare te e tutti gli altri amici con l'origine del tutto. Questo è un dizionario Siculici, quindi semplicemente si trattava di una raccolta dei termini Siculic che io avevo fatto con la finalità e con il solo scopo di metterli in musica, proprio perché ancora prima
dell'esperienza editoriale, io nasco come cantautore e all'interno di questo nostro progetto musicale avevamo messo dei brani i cui testi erano appunto in siculice. Cos'è quindi questo siculice? È questo linguaggio particolarissimo che ho analizzato proprio in America, proprio nella Little Italy, proprio a New York, quindi a New York, per verificare se davvero esisteva una forma di code switching, quindi di linguaggio di lingua trasformativa, cioè quel tipo di linguaggio che gli stranieri che arrivano in un nuovo territorio iniziano a maneggiare. E in pratica sì, esiste davvero ed esiste in tutte le comunità di lingua derivata. Quindi tutti coloro che sono, come dire, si scontrano questa teoria dell'uomo marginale, ovvero dei siciliani per quanto ci riguarda, che partono da siciliani e nel luogo di destinazione non diventano tedeschi, francesi, americani, rimangono siciliani, soprattutto per il popolo che li ospita, ma la cosa davvero strana è che quando ritornano in Sicilia non sono più i siciliani per i siciliani, ma sono i parenti americani, i parenti tedeschi, i parenti francesi e così via. Capite bene che tutto questo ha molto di divertente, di così, questi aspetti di hilarità, però dall'altra parte c'è l'aspetto sociologico, nel senso che c'è anche un problema di identità, nel senso che chi vive e chi sperimenta poi i propri sentimenti in un luogo altro, poi deve abituarsi in una nuova connotazione, in un nuovo modo di vivere questa empatia, per l'appunto. E Zia Favola che cosa fa? Fa proprio questo, abbandona, come dicevi bene tu, abbandona la Sicilia, come fanno tutti quei siciliani che durante la prima ondata della prima grande emigrazione, quindi a cavallo tra l'8 e il 900, va in America e vive diciamo, questa esperienza da emigrata, anche se la prima grande esperienza la sperimenta proprio all'interno e sulla nave. Nel senso che la nave era davvero una nave scuola, perché lì sulla nave c'erano anche, diciamo, questi sicula-americani, italo-americani che periodicamente ritornavano in Italia, quindi facevano dei lavoratori stagionali, per poi ritornare in America. Quindi diciamo che chi partiva per la prima volta incontrava questi uccelli viaggiatori, li chiamavano, che in qualche modo introducevano i nuovi arrivati ai neofiti, se così possiamo dire, dando delle dritte su come comportarsi in America, su come entrare in quella gamma di sentimenti e in quel codice che era tutto americano. Sì, sì, sì. Che poi questo viaggio in nave non durava 2 giorni, ma durava, se andava bene, almeno 2 settimane, quindi diciamo, tempo per poter apprendere tanto sulla nuova terra ce n'era, insomma, quindi era una buona scuola. Proprio all'interno della nave la protagonista del racconto di questo libro conosce 2 sorelle e tutte sono accomunate da qualcosa. Allora, perché dovevano andare in America e come potevano andare in America? Soltanto se
erano già accoppiate a qualcuno, perché sennò non si poteva andare. E soprattutto anche in buona salute. E queste ragazze raccontano anche loro di questo fidanzato per corrispondenza. Io quando ho letto il libro, leggevo questi giorni sulla nave, pensavo appunto a quanto sentirsi vicini possa aiutare a superare un distacco emotivo grande, perché io poi partendo pure dalla Sicilia, sicuramente sapevi che sicuramente non saresti tornata, non è come adesso, no? Che prendi un aereo e arrivi in mezza giornata. Quindi ti sentivi già meno sola. Questo è anche pieno di empatia, no? Sentirsi avvicinarsi all'altro. E quindi la questione dell'identità che accennavi prima, mi piacerebbe che snocciolassimo di più diciamo, questo punto, perché Zia Favola è una donna coraggiosa, è una donna forte, era una ragazza, partita, era quindicenne se non ricordo male, però ne ha vissute, era già dal suo colore di capelli che era rosso e la portava a essere sempre in disparte, ma lei da quello poi ha preso il suo, mi ricordi la parola in Siculish? Il suo ni? Allora, il suo nickname che poi appunto diventa Nickinomi, Ecco. che appunto sì, questo Pilù Russa diventa appunto il suo nickname, sì. Sì, 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 sì. Vuoi completare? Ah, ok, No, no, ok. no, no, no. No, in effetti dicevi benissimo tu, l'identità, la questione identitaria appunto di questa teoria che esiste a tutti gli effetti e si studia in sociologia, è questa dell'uomo marginale, quindi della donna anche marginale. L'identità è davvero il tema centrale del testo, proprio perché soprattutto per gli emigrati della prima grande emigrazione, la comunità di arrivo era tutto, tanto che Zia Favola quando arriva in America viene fermata ad Ellis Island, ovvero nell'ospedale che verificava, all'interno del quale appunto venivano tutti i controlli, verificavano se stavi bene, se eri in buona salute o meno, e come nel caso di Zia Favola appunto chi non stava benissimo appunto era costretta a rimanere sull'isola. Zia Favola rimane i primi 6 mesi sull'isola, diciamo, con le cure garantite dagli Stati Uniti d'America, ma superati quei 6 mesi i costi erano a carico del paziente. E dato che Zia Favola non navigava in acque, diciamo, in buone acque, fu proprio la comunità. E quindi ritorniamo sull'empatia, fu la comunità che decide di aiutare questa connazionale, questa corregionale, e con una colletta che fa questa società di mutuo soccorso danno la possibilità di trattenerla ancora lì, quindi curarla per poi iniziare diciamo l'esperienza americana di Zia Favola. Però ecco, come dicevi bene tu, già sulla nave l'incontro, la condivisione della stessa sorte con gli altri passeggeri è davvero il basso continuo per capire in che modo poi si sviluppa la storia. Chi vive l'esperienza del viaggio sa bene che quando si va in un territorio, l'esperienza del viaggio può essere bellissima, ma allo stesso tempo se non si hanno gli strumenti per affrontare questo viaggio si può rivelare davvero una disavventura, nel senso che il tema cruciale
del viaggio è proprio, voglio parlare della lingua, proprio perché Zia Favola, come la maggior parte dei siciliani, non conoscendo l'inglese, la prima difficoltà che incontrano, al di là di tutto, è proprio la lingua. E la lingua è proprio la carta d'identità per ognuno che va fuori, nel senso che nella lingua rimane ancora l'ultima traccia di ciò che lasciamo. E quindi Zia Favola, appunto, perdendo anche la lingua, sapeva di abbandonare definitivamente la Sicilia. E quindi il romanzo, questo piccolo romanzo storico, che cosa fa? Accende una luce sulla lingua. E proprio sul Sicurish, quindi questo misto che non è il fritto del nostro evento, ma appunto questo linguaggio che è proprio un mix perfetto tra siciliano e americano, è la chiave della nostra conversazione, nel senso che chi emigra in qualche modo non perde, per fortuna, non lascia ciò che porta nel proprio bagaglio culturale, ma bensì acquisisce tutto ciò che inizia a comprendere, ad amare nel luogo d'arrivo. E quindi quello che vive Zia Favola proprio in America. Un'altra cosa molto bella dal punto di vista dell'identità e della miscela con un'altra cultura è proprio sta nel fatto che Zia Favola è come se innestasse all'interno di questa nuova terra tutto ciò che lei sapeva fare. Lei, e questo lo possiamo svelare, lei si occupa, porta, diciamo, parte in realtà con un libro, con una sorta di ricettario che le consegna la madre, e attraverso queste ricette di erboristeria poi crea un proprio bisinissi, dice Zia Favola. Sì, sì, la questione della lingua, allora, è anche una parte ludica del libro, perché per alcune, allora, per quel che mi riguarda, ovviamente la mia esperienza personale di lettura, io poi vengo dallo studio delle lingue, quindi forse un po' più facilitata, ma non più di tanto, riesci a capire la radice delle parole siciliane e dall'inglese, ma di alcune proprio totalmente. Sai, dici, io ci ho provato in tutti i modi ed è divertentissimo andare dietro e trovare tutta la lista, cioè è proprio un dizionario. E questa è stata una parte anche, appunto, come dicevo io, divertente della lettura, ma mi ha fatto anche conoscere, io non mi ricordavo del Sikulish in un racconto di Sasha, la zia d'America, però questo è totalmente scritto in Sikulish. È appunto la riflessione che abbiamo fatto, che hai fatto, sulla lingua, sull'identità, a me fa ritornare tante emozioni, perché la lingua è qualcosa che ti porti dietro dal tuo paese, ed è anche qualcosa che ti porti insieme alla cultura, alle tue usanze, alla tua identità, tu esprimi anche i pensieri, no? È tutto con la tua lingua. Questo fenomeno migratorio, però, diciamo, ha portato fortuna a tanti nostri corregionali, come dicevi, e anche alla zia Favola, alla nostra cara zia Favola, che io ho sempre immaginato. Una cosa bella di questo è pure che leggendo ti immagini proprio com'è fatta lei, è veramente è stato un piacere leggerlo. Ha trovato realmente la fortuna anche nella comunità.
di cui tu parlavi prima. Cosa che adesso, con tutti questi appunto fenomeni che chiudono le porte all'altro, ti fa riflettere, perché la comunità, noi siamo persone e abbiamo bisogno delle persone. Questa è l'empatia, il riconoscersi e il capirci e rinascere. E questo era diciamo, nonostante anche Zia Favola abbia vissuto diciamo, degli episodi difficili, però è una storia di riscatto, che forse oggi non è tanto comune. È il messaggio che vorrei lanciare oggi con la lettura, quindi con l'invito alla lettura di questo romanzo, è proprio questo. Mettiamoci nei panni dell'altro, perché anche noi magari un domani faremo la valigia per trovare un posto nel mondo, e tutti vorremmo trovare qualcuno che ci aiuti nel riscatto e nella nostra rinascita. E questo è un messaggio positivo che troviamo nel romanzo. Era tra i due intenti, quello di lasciare, diciamo, questo messaggio almeno io l'ho letto così, è eh, sì, una storia di sofferenza, di abbandono, di tutto, però l'ho visto proprio come una rinascita e un riscatto, anche grazie, vabbè, alla personalità forte della protagonista. Sì, io quando ho pensato al personaggio ho immaginato subito intanto una donna, proprio perché volevo raccontare questa storia di questa mia lontana parente, questa bisnonna che era appunto immigrata. E poi ho romanzato molte cose, però l'immagine che ho sempre avuto era quella di creare la donna che avevo in quel momento davanti, era proprio una donna che sapeva integrarsi nel nuovo mondo, e l'integrazione passa necessariamente per l'empatia, nel senso che il vero successo sta per come l'ho descritto anche nel vestendo e cucendo addosso questo personaggio, queste caratteristiche di Zia Favola. Secondo me la vera empatia sta nel rispetto delle regole e dei costumi del luogo che ti ospita, che di fatto diventa la tua seconda casa, e nella difesa dei propri valori invece che ci portiamo dal primo nido. Zia Favola è adesso diciamo, è stata inserita all'interno di 9 tesi universitarie dal punto di vista linguistico, per tutto ciò che riguarda l'aspetto linguistico e dell'indagine e della lingua, no? Dei viaggi di ogni termine che è partito dalla Sicilia, arriva in America e ritorna ancora. Quindi tutti i termini che sono all'interno del dizionario, che si trova alla fine del testo, sono quei termini che sono ancora e sicuramente saranno sotto indagine dei linguisti, dei tecnici, degli scienziati della lingua. Però secondo me la cosa più importante, ovviamente io sono orgoglioso e felicissimo di questa attenzione che sta avendo il testo, però secondo me la cosa più importante è l'aspetto emozionale del testo, perché il viaggio, le difficoltà, la capacità di trasformare queste difficoltà di Zia Favola sono quelle di una supereroina, e non tutti i migranti sono Zia Favola, perché non tutti trovano un territorio così ospitale, non tutti hanno la fortuna di avere un passaporto italiano, che se ne dica comunque il nostro passaporto ha ancora un valore per come ci siamo saputi comportare nel tempo e nel mondo. Però anche i nostri siciliani, anche Zia Favola, soprattutto quelli della prima grande immigrazione, quindi mi riferisco ai viaggiatori che a cavallo dell'8 e del 900 non trovarono le famose strade d'oro, ma furono, diciamo,
proprio loro a creare delle strade che su territori, su ambiti in cui ancora non c'erano c'erano soltanto dei sentieri. Dico quindi che secondo me questo libro si deve avere tra le mani e si deve avere la voglia di sfogliarlo proprio perché c'è la necessità di ricordarci ancora una volta chi siamo stati, no? Da quali viaggi arriviamo. Sì, 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 proprio quest'ultima cosa che hai detto è quello che io mi auguro per tutti, ricordarci da dove veniamo, chi siamo e che la nostra storia eh, cioè, noi l'abbiamo già vissuta e siamo quello che siamo, però c'è chi ancora ehm, deve viverla, no? O chi la sta vivendo. Per questo per me è stato veramente un perfetto, diciamo, poter raccontare di questo libro legato a questo festival che appunto è Fritto Misto. Nulla, il mio invito è questo, a sfogliare questo libro, leggerlo, e divertirsi perché comunque è una bella storia. Io l'ho letto in 3 giorni, avrei messo anche meno, però avevo avuto un problema, un'estrazione al dolori immondi, però veramente è un libro che si legge in poco perché hai voglia di conoscere e soprattutto hai l'impressione di parlare, di ascoltare, proprio di stare su un divano, su una poltrona ascoltando questa zia che racconta la sua storia, quindi chiudendo non vuoi interromperla, ed almeno è quello che ho vissuto io. E oltre al fatto che appunto noi abbiamo un po' snocciolato questo tema dell'empatia, del riscatto, della rinascita, ma all'interno troviamo veramente tanto. Poi mi ha fatto veramente piacere trovare anche Caltanissetta tra il viaggio da Sancono a Palermo, il viaggio Sancono-Palermo, oggi lo facciamo in, non lo so, quando ci mettiamo 2 ore. La nostra protagonista l'ha fatto in 3 giorni, quindi con un mulo, sostando in varie parti della Sicilia, tra cui Caltanissetta, nel villaggio Santa Barbara, che era il villaggio dove abitavano i miei nonni, tra l'altro. Ehm, insomma, è veramente una storia bella da conoscere e all'interno troverete veramente tanto. È riduttivo poter stare entro diciamo, una presentazione online con 40 minuti, anche meno, però le domande sono ben accette, magari Cono avrà piacere di rispondere. eh, Veramente per me è un consiglio di lettura da amica, come faccio sempre. Se vuoi dire qualcos'altro Io allo vorrei aggiungere spazio lì. soltanto appunto che Sì. non questa edizione, ma la seconda si può trovare appunto sul sito di Out Out Edizioni o comunque nelle vostre librerie. Fermo restando che se oltre alla lettura vogliamo abbinare poi un evento insieme a Tra le righe, noi ci siamo sempre perché è sempre bello realizzare delle cose insieme. Sì, guarda, speriamo di ritornare alla normalità, di poter abbracciarci e veramente vederci dal vivo, senza mascherine, con i sorrisi sul nostro volto. È sempre un libro tra le mani, quindi ti ringrazio e grazie veramente per questo intervento e spero a presto. Grazie a te, a presto.